Bellissima. Oggi sono a bordo di una Mercedes-Benz A45 AMG del 2017, monta il 2000 M133 da 381 cavalli e 475 Nm di coppia massima. L'M133 è un 4 cilindri in linea realizzato da AMG partendo dall'M270, riprogettandone alcuni elementi come l'aspirazione e dotandolo di migliorie globali soprattutto per quanto riguarda i materiali impiegati come le valvole al sodio. È sovralimentato da un turbo twin scroll con pressione a 1.8 bar, ha un intercooler aria-acqua, un doppio variatore continuo di fase, volano bimassa, insomma è stato fatto con ogni cura del caso. Questo si traduce in uno 0 a 100 in 4 secondi e 2 con una velocità massima autolimitata a 250 km/h. Performance ottime considerando il peso dichiarato di 1480 kg. Il cambio unito a questa unità motore è l'automatico sequenziale AMG Speed Shift DCT a 7 rapporti. L'ho già testato sulla CLA 35 AMG, non è un fulmine ma gestisce senza problemi i valori di coppia e permette una guida sportiva coinvolgente senza ostacoli. Chiude il pacchetto tecnico la trazione integrale AMG Performance 4MATIC non permanente. Riesce a trasformare la sola trazione anteriore in integrali all'occorrenza, ripartendo la coppia quando si inizia ad avvertire lo slittamento. Da segnalare alcuni upgrade meccanici: filtro sportivo BMC, downpipe Miltech e una mappa ACT che portano la potenza al banco prova a 406 cavalli. Grazie a questa ennesima prova con una AMG posso mettere in ordine i parecchi modelli di questo segmento che mi sono passati per le mani, partendo dalla CLA 35 con l'M260, un propulsore derivato da quello della CLA 200, passando per questo M133 derivato dall'M270 e a sua volta riprendendo vari aspetti dall'M156, M159 ed M152 fino all'M139 dell'A45 AMG S. Premesso che vanno tutti forti, l'M139 equipaggiato sull'A45 V177 ha un altro passo, è molto più di un 2000 rivisitato, è proprio un reparto a sé, anche per la componentistica di contorno come il cambio ad 8 rapporti e la trazione 4MATIC Plus. Nonostante siano filosoficamente molto simili, da un A45 all'altra c'è un abisso, anche se questa però suona da Dio. Sono stati fatti quasi gli stessi lavori, no quasi, gli stessi lavori di contorno fatti sull'A45 di ultima generazione, quella come dicevo con l'M139. La differenza si sente, diciamo che qua a un certo punto ti lascia un po' a piedi, con l'altra non molla mai, è devastante, veramente è devastante, non c'è un termine migliore per spiegarla. Qui per arrivare a fare certi numeri devi sconvolgerla un po' di più, però gran macchina, cazzo. Gran macchina. Prima in accelerazione mi si è tolto un microfono onor del vero, per dare un'idea, sono sempre ancorate alla stessa maniera, fondato tutto si è tolto il microfono. Bellissima. La terza generazione della classe A, sigla V176,
Debuttò nel 2012 ed è stata una vera rivoluzione per la segmento C della Stella. Rispetto alla vecchia classe A, la monovolume che a fatica superava la prova dell'Alce, qui ritroviamo una 2 volumi assolutamente più piacente. Realizzata sulla piattaforma MFA, ha dato il via a un boom sui mercati globali, con ottime vendite anche per le versioni top di gamma. L'A45 per il restyling aveva infatti 360 cavalli, saliti poi dal 2015 a 381 cavalli. È un treno! Il design, come detto poc'anzi, fu rivoluzionato rispetto alle prime due generazioni. Frontale slanciato ed aggressivo con i gruppi ottici e LED, le ampie prese d'aria e lo splitter pronunciato a dominare la scena, fiancata segnata da una forte nervatura con i passaruota leggermente bombati, ed arriviamo al posteriore, da sempre una delle migliori sezioni per i modelli marchiati AMG. Grande spoiler sul tetto, fari ben raccordati al bagagliaio e solito diffusore di generose dimensioni con i 4 terminali trapezoidali incastonati. Esteticamente è bellissimo, non a caso ne sono state vendute un botto col 1500 derivato Renault ed il kit estetico AMG. Lo so che non si fa, però è andata così. Salendo a bordo si nota come le linee e i materiali siano il primo passo di Mercedes verso gli abitacoli iperfuturistici dei modelli più recenti. Plancia ad alia con schermo centrale, ancora parecchi tasti fisici e gestione multimediale affidata all'apposita manopola. Belli sia il volante a 3 razze delle giuste dimensioni ed i sedili sagomati, così come le bocchette dell'areazione derivate dall'SLS AMG. Fino a questo modello il design globale è ottimo ma non spettacolare, ma proprio grazie a questa serie si è fatto il salto di qualità necessario per spingersi alle vetture clamorose degli ultimi anni. Il prezzo di listino del nuovo era pari a 44.000 euro, tutto sommato ci stava, ma stiamo parlando anche di quasi 10 anni fa. Ad oggi il mercato dell'usato offre delle A45 da 360 cavalli con 120.000 km a 24.000 euro, cifra simile per le 381 cavalli con qualche chilometro in più all'attivo. Sono comunque abbastanza sobri e se ne vogliamo una messa giù cattiva con poco più di 100.000 km si arriva anche a 35.000 euro. Calcolando che la ragazza sfora il superbollo di 131 cavalli, se si acquista un modello del 2015 si ha una riduzione al 30% del costo di questa ennesima tassa italiana. Vale la pena farsi due conti per metterla in garage. L'A45 AMG V176 è il crocevia per la gloria, quel modello che ha saputo riscrivere e risollevare l'intero segmento. Ha potenza da vendere, ampi margini di miglioramento, finiture di livello e una linea che obbliga sempre a girarsi per guardarla. Su strada è esplosiva con oltre 190 cavalli litro
mantenendo un'affidabilità e un comfort che ci si aspetta altrove. Nella guida più impegnata ha i suoi limiti, che nasconde con un allungo micidiali. È bella, tecnologica e spinge tanto. Per me ad oggi è il miglior modo per entrare nella stella.